Juke band è una tipologia di band musicale composta quasi esclusivamente da strumenti down home, ovvero strumenti autocostruiti, tipo washboard, tipo cucchiaini, tipo mollette che venivano utilizzate per percuotere alcune superfici, o addirittura dei strani banjo creati con una padella dove era stata rivettata una pelle di animale, dove il manico diventava poi la vera e propria tastiera, dove le corde venivano unite in maniera molto alternativa con viti e quant'altro. Oltre a queste tipologie di strumenti c'è lo strumento cardine che dà la vita alla juke band, ovvero il juke, che è una bottiglia di whisky fatta in terracotta o in materiale metallico, che veniva suonata semplicemente soffiandovi all'interno, creando una sorta di armonizzazioni. A questi si aggiungevano poi uno strumento vero, che poteva essere o una chitarra o un banjo, e dei kazoo che venivano utilizzati come una sorta di sassofoni dei poveri che servivano per le parti soliste. Oltre a questo c'era un altro strumento molto particolare che si chiama bidofono. Il bidofono è uno strumento da un nome, chiaramente è un catino vero e proprio, in acciaio oppure in latta, dove veniva applicato un manico di scopa ed una corda, e questo strumento fungeva da basso, e con questa tipologia di strumenti si creava la juke band, poi il plurale jukes band. Perché questa necessità di creare queste band? Perché chiaramente soprattutto nel sud c'era comunque voglia di suonare, non c'erano soldi, non c'era possibilità di reperire strumenti, e allora si creavano queste band dai suoni molto strani, a volte anche dissonanti, che andavano un po' a interpretare quello che era il momento storico dove appunto queste band si andavano ad esibire. Non erano solamente band blues, ma si trovano anche formazioni country and western, formazioni bluegrass che applicano questo tipo di modulo musicale alla band. E fu la fortuna di molti artisti già dalla metà degli anni 20 fino a tutti gli anni 30, e poi tornarono in auge, come vedremo, anche negli anni 60 con la riscoperta della musica folk e della musica blues radicale. Negli anni 60 arrivano anche le skiffle band, quelle in Inghilterra, non negli Stati Uniti, quindi è la risposta inglese a tutte le tematiche legate alla musica delle jukes band statunitensi. Perché il blues arrivò anche in Inghilterra, e arrivò anche il blues radicale, quello dei primi periodi, l'early blues per così dire, e le skiffle band erano band dove suonavano appunto dei musicisti che, anziché utilizzare normali strumenti, utilizzavano i classici strumenti down home, quindi anche loro in questo caso però non per necessità, perché non avevano altro a disposizione, ma per una sorta di sperimentazione musicale, facendo quello che negli Stati Uniti già si faceva negli anni 20, ovvero la jukes band portata in Europa e diventa skiffle band. La nascita di Gus Cannon si ha grazie ai Medicine Show. Che erano i Medicine Show? Erano degli spettacoli dove si vendevano farmaci in tutto il sud degli Stati Uniti, e queste presentazioni di medicamentosi, di elisir e quant'altro venivano accompagnate con degli intermezzi musicali o numeri da circo oppure delle gare di lotta o di pugilato. Bene, i bluesmen dell'epoca utilizzarono i Medicine Show proprio per creare una sorta di presentazione dei loro brani e per magari cominciare a svolgere professionalmente questa attività. Chiaramente personaggi come Gus Cannon facevano parte di questi Medicine Show, dove conobbe altri artisti di cui abbiamo parlato, come lo stesso Furry Lewis, come capitò anche con Memphis Minnie, come capitò con W.C. Handy, o come capitarono con la stragrande maggioranza degli artisti del sud, che in questo modo avevano una continuità dal punto di vista del salario, perché avevano garantite comunque una o più esibizioni al giorno. Il 12 settembre del 1883, in una piantagione del sud, nacque appunto Gus Cannon. All'inizio si fa chiamare in un altro modo Banjo Joe, e già nel 1914 anche lui partecipa ai famosi Medicine Show. Poi chiaramente cambiò il nome perché avvenne il momento cruciale della sua carriera, quello in cui cominciò a registrare i propri brani. Lui autodidatta, lui suonatore in questi strampalati show, conosce tanti artisti da Memphis Minnie a Furry Lewis, e nel 27, cambiando nome, registra
per conto della Paramount Records, registra il suo primo lavoro, le sue prime registrazioni che ancora non si potevano chiamare album perché la concezione di album non era ancora ben nota, dato che tante volte le stesse composizioni, come abbiamo già parlato in altri tutorial o in altri video di divulgazione, non avevano nome, i nomi li venivano dati proprio dalle case discografiche che utilizzavano appunto lo stesso per poter catalogare e vendere queste opere. Gus Cannon è innovatore e ricercatore musicale. Per quale motivo? Perché inventa una tecnica nuova per suonare il suo kazoo. Lui già suonava il banjo, con l'aggiunta del kazoo era completo anche dal punto di vista della parte solista. Ma come veniva suonato il kazoo da Gus Cannon? Non semplicemente mettendolo su un reggiarmonica, ma veniva immerso in un bicchiere di ferro che di solito conteneva whisky, chiaramente in quel caso era vuoto, e all'interno, posizionando il kazoo, si dava più risalto alle note più basse, creando un suono molto diverso dal kazoo, quello originale, ma con più bassi a disposizione, quindi anche con più dinamica e con più profondità di suono. Questa fu la sua peculiarità, ovvero lui lo porterà dietro fino alla fine degli anni 60. Sarà immancabile, come lo era d'altronde anche il suo banjo. Cannon's Jug Stomper era il nome della band che formò nel 1928, ovvero una band a suo nome. Con questa band lui fece tanti concerti, continuò a suonare nei Medicine Show fino alla metà degli anni 30. Poi, con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, tutto si fermò e ricominciò la sua attività musicale solo nel 1956. Dopo la registrazione storica di Memphis del 28 presso appunto l'Auditorium, nel 1956 arriva una registrazione importante che riproporrà alcuni suoi brani classici e alcuni nuovi alle generazioni appunto degli anni 60. Il suo successo arriva però, quello vero, nel 1963, quando torna ad esibirsi con musicisti come Bukka White e Farley Lewis, dove arriva un'altra registrazione storica, forse quella più importante, per conto della Stax Record. Il brano, che diventerà poi un hit, si chiama Walk Right In. Gus Cannon muore a Memphis il 15 ottobre del 1979, ma ha lasciato un'impronta fondamentale nell'ambito del blues, non solamente del blues, anche del folk blues, del folk e delle jukes band. Perché? Perché è stato uno dei primi artisti che creava appunto dei generi musicali alternativi. È l'uomo che ha celebrato al massimo gli strumenti musicali da un home, è un uomo che dette una nuova vitalità al kazoo e un modo nuovo di far suonare questo stesso strumento. Ed è per questo che oggigiorno Gus Cannon lo troviamo nelle più grandi antologie blues del passato come personaggio cardine. Well, in this end, come marching in. In this end, come marching in. Lord, I want to be one in that number. In this end. Al portare avanti tutte le situazioni inerenti alle proprie origini e spesso e volentieri afroamericane, comunque legate agli spiritual, ai gospel, alla musica degli ultimi, di quelli che cercano una redenzione, e questo personaggio viene annoverato, oltre che nella categoria proprio dei bluesmen, quella misteriosa, con tanti aneddoti, con tante cose mai spiegate, viene annoverato anche nella categoria dei blind. I blind bluesmen sono i bluesmen ciechi, come Blind Willie McTell, come Blind Lemon Jefferson, appunto anche lo stesso Blind Connie Williams ebbe un allure di mistero, come lo avevano anche altri personaggi tipo lo stesso Robert Johnson, tipo Led Belly, con dei punti interrogativi che vanno ad evolversi durante tutta la sua carriera, che termina appunto nella morte nel 49, o addirittura gli strumenti che suonavano, le chitarre come la chitarra Lucille di B.B. King, quindi anche lui ha un allure di mistero. Nacque nel 1915, si sa solamente questo, in Florida, e poi a metà degli anni 30 si trasferì a Filadelfia, dove oltre a cantare in una chiesa cristiana svolgeva l'attività di musicista di strada. Aveva
oltre che il problema legato alla vista, aveva un problema fondamentale nella deambulazione perché aveva un problema ad una gamba, quindi tante cose e tanti handicap insieme uniti che creavano una difficoltà proprio di vivere dello stesso Williams. Tant'è vero che si avvicinò per un periodo importante alla fisarmonica perché era più facile da utilizzare e lui udiva meglio il suono, anche se poi con la fortunata sessione che si ha all'inizio degli anni 60 ebbe la fortuna di poter tornare alla chitarra vera e propria. Well, take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm old. Nel 1961 Connie Williams conosce Pete Welding, che sarà poi il suo mentore per quello che riguarda quei documenti storici che ci lascerà, che sono le sue registrazioni che vanno dal country antecedente alla seconda guerra mondiale fino al gospel e agli spiritual. Lui utilizzava questo tipo di musica, soprattutto i gospel e gli spirituals, per un motivo fondamentale, perché per strada, se lui cantava gospel e spiritual, non veniva infastidito dalla polizia, mentre se andava di blues, concedetemi il termine, poteva avere qualche problema con la polizia stessa, quindi fu anche un motivo in più perché lui all'interno della sua parca discografia di circa 20 brani preferì incidere soprattutto quelli che erano brani legati all'antologia spiritual. Well, I have a dear little mother, she is gone to heaven, I know. Entra alla WHYY il 5 maggio del 1961 per registrare la sua session storica, quella che ci regala con un filmato unico per quello che riguarda la sua attività discografica, insieme ad altre tracce audio. Il suo celebre brano Take My Hand, Precious Lord, che è forse il brano più conosciuto, che è quello dove si ha anche il contributo video, è stato un brano che è stato molto riproposto, quando poi addirittura nel 1974 se ne fece proprio un album vero e proprio, includendo tutti i vari singoli registrati in questa sessione radiofonica. La tecnica di Connie Williams era particolare perché non utilizzava il normale finger picking che era tipico del Delta Blues, ma lui utilizzava una tecnica un po' differente nel suono della chitarra. Lui utilizzava una sorta di slapping, quindi lui sbatteva le corde, dava il tempo alle corde e ogni tanto intermezzava con degli assoli di bottleneck o addirittura a mano libera direttamente, ma comunque non utilizzando il finger picking nel normale accompagnamento blues che diventerà poi celebre dopo le registrazioni storiche di Robert Johnson del 1937. Oltre a questo c'è il mistero che invade proprio questa figura, come ogni buon bluesman, come dicevamo all'inizio. Connie Williams è stato il bluesman che non è mai morto. Ha lasciato una sola foto, ha lasciato un video dove canta Take My Hand, Precious Lord e una ventina di brani, nient'altro. Si sa solo che è nato intorno al 1915 e non si trova ancora oggi un certificato di morte. Da qui la leggenda che parla di Connie Williams come il bluesman che non morì mai.
Una storia fatta di buoni e cattivi, vediamo chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Sua Grazia Emanuele Ruspoli, sindaco di Roma, senatore e diverse altre onorificenze, l'ambasciatore italiano per l'immigrazione a New York e un latifondista re delle ferrovie degli Stati Uniti. Dall'altra parte, gli immigrati italiani. Emanuele Ruspoli, sindaco di Roma, senatore, ingegnere, principe di Poggio di Suosa, latifondista nelle Marche, cavaliere di Gran Croce, medaglia d'argento al valor militare. Austin Corbin, proprietario e gestore della piantagione chiamata Sunnyside, composta da più di 10.000 acri. L'accordo tra il sindaco di Roma, Ruspoli, e queste altre due figure prevedeva l'invio di 100 famiglie all'anno per ben 5 anni. In questo sistema si andava ad integrare la forza lavoro degli schiavi che ormai erano stati liberati con dei nuovi braccianti, chiaramente dalla forza fisica inferiore e con altre problematiche che andremo brevemente a vedere. Austin Corbin era il presidente della Long Island Railroad, la ferrovia principale che collegava tante zone degli Stati Uniti. Dal libro Delta Italians di Paul Canonici si evincono tante situazioni veramente particolari. I braccianti provenivano dalle Marche, dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia e arrivarono negli Stati Uniti tra il 1895 e il 1899, che guarda caso è l'anno della morte proprio del sindaco Emanuele Ruspoli di Roma. Passavano dall'Arkansas e arrivavano poi in Mississippi. Dopo 3 settimane via mare, il passaggio al porto di New Orleans o al porto di New York, fino ad arrivare a Greensville. I padroni delle piantagioni pagavano profumatamente questa manodopera e chiaramente c'era un guadagno, oltre che per la piantagione che non spendeva assolutamente nulla per il loro lavoro, anche per chi, come l'ambasciatore per l'immigrazione italiana a New York e il sindaco di Roma, aveva solo ed esclusivamente da trarne profitto. L'illusione era sempre quella di una vita migliore, quando poi in realtà andremo a scoprire, in base alle testimonianze, oltre che del libro di Canonici, anche di alcuni sopravvissuti, che le cose non andarono proprio in quel modo, anzi, in maniera molto diversa e molto tragica. Malaria, scarsità di petrolio da utilizzare per le lampade, acquisto obbligatorio presso gli empori dei possidenti terrieri, comprando i beni di prima necessità a prezzi altissimi, quasi a livello di strozzinaggio, rimborso delle spese di viaggio sostenute per andare negli Stati Uniti, che venivano detratte anch'esse dal lavoro, umiliazioni per i bambini da parte delle scuole e alla fine per ogni settimana di lavoro i debiti erano più alti degli ingressi in denaro che avevano queste famiglie. Se non veniva pagato un debito si poteva essere processati e condannati. L'unica alternativa era di continuare a lavorare. Da qui si forma una sottospecie di schiavismo quasi legalizzato e questa situazione andrà avanti fino a metà degli anni 40. Angelo D'Angeli ci racconta come sono andate veramente le cose, quale vita vivevano queste persone, i morti di malaria, i morti nel tragitto da Genova fino a New York, stivati proprio come degli animali. Lui ebbe la fortuna di arrivare comunque negli Stati Uniti e di poter vivere fino a 94 anni raccontando per filo e per segno tutte le angherie e tutta questa storia moderna di tratta di esseri umani. Quando si arrivava a New York la situazione era molto particolare, perché le persone malaticce, quelli che avevano qualche problema o qualche ipotetico contagio, venivano chiaramente allontanati e messi in degli appositi alberghi lontani dai propri familiari, dove restavano separati con le famiglie stesse d'origine per tutta la vita. Alcuni venivano dati per morti anche se in realtà non lo erano, e lì si fomentano ancora, in base a delle voci di corridoio proprio dell'epoca, che queste persone venissero vendute nel mercato fiorente della tratta di bambini, delle adozioni, ma anche veniva applicata questa situazione anche a giovani donne. Quindi la tratta degli esseri umani era
perfetta in questo modo. Se non andava bene per il lavoro, c'era un traffico di esseri umani, di bambini e di donne. Tutto questo avveniva sotto la luce del sole e nessuno ha mai obiettato questa brutale situazione. C'erano dei detti nel sud del Mississippi che recitavano nel seguente modo: i muli mangiano più degli italiani, oppure, peggio ancora, gli animali da cortile sono considerati e passano la vita in maniera migliore anche dei cristiani. A Greenville nel 1904 la popolazione era di circa 16.000 persone, di cui 10.000 di colore e 6.000 bianchi. Di questi 6.000 bianchi circa l'80% erano braccianti italiani. Venivano trattati male come chiaramente gli stessi abitanti di colore. Solo che, dato che l'africano impiantato in America aveva una struttura fisica molto più resistente di quella italiana, venivano considerati meglio gli stessi quasi schiavi o semi-liberi, a discapito chiaramente della popolazione italiana che era meno forte fisicamente. Però nel momento del bisogno le uniche persone che andavano a dare una mano agli italiani erano proprio i neri. Spesso le capanne degli italiani e i loro pollai venivano bruciati, spesso c'erano delle persecuzioni del KKK, come capitò anche a New Orleans, dove 10 italiani furono linciati, e solamente la popolazione di colore faceva in modo che queste famiglie restassero in vita e che non gli mancasse nulla, inserendoli nei propri nuclei familiari finché non avessero ricostruito la propria casa. Ancora oggi nel sud degli Stati Uniti, se incontriamo una persona anziana di colore, ci potrà dire che loro, gli italiani, li chiamavano brothers, fratelli. Un'ultima situazione curiosa era che al termine di ogni filone nei campi di cotone c'erano delle brocche per far dissetare i braccianti, e ne erano due grandi brocche, una per gli uomini di colore, una per gli uomini bianchi, ovvero per gli italiani. Perché venivano divise? Perché pensavano che con i virus europei gli italiani contaminassero la razza nera, che era quella che produceva di più perché fisicamente più prestante. Austin Corbin e Emanuele Ruspoli, i due fautori, insieme all'ambasciatore italiano a New York per l'immigrazione, ancora oggi vengono considerate come grandi persone e anche su Wikipedia vengono descritti come personaggi importanti che hanno fatto del bene. Raramente troviamo delle fonti, ma ci sono, dove si parla della reale attività che questi possidenti terrieri avevano. Ruspoli era un possidente terriero marchigiano, aveva moltissimi appezzamenti di terreno tra la provincia di Macerata e quella di Ancona e aveva contatti con altri possidenti terrieri della zona dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della parte sud della Lombardia. Austin Corbin viene ancora celebrato come il re della ferrovia, colui che portò la comunicazione e lo sviluppo in tutto il sud degli Stati Uniti. Per quello che riguarda l'ambasciatore italiano, il nome non è pervenuto ai giorni nostri. Comunque, in patria sarà stato ricordato come un grande personaggio che ha fatto del bene all'Italia. Bene, queste persone trattavano gli esseri umani come se fossero merce di scambio. Per loro il valore della vita di queste persone non c'era, ma c'era solo ed esclusivamente l'inganno. Prima di essere razzisti, ricordiamoci che i neri d'America alla fine dell'Ottocento e per i primi 40 anni del 1900, quando un italiano aveva bisogno, veniva chiamato brothers. I volumi delle jazz e blues band ricordano, per chi magari è meno avvezzo alla musica di un tempo, ai volumi che si hanno con gli amplificatori o col mixer. Invece nel passato era molto diverso, perché chiaramente i volumi riguardavano la posizione del musicista all'interno dell'ensemble musicale, in questo caso blues o jazz. Loro si rifecero, tanti di loro magari inconsapevolmente, al discorso legato alle orchestre romantiche, l'orchestra del Settecento e l'orchestra dell'Ottocento, dove la bassa banda era dietro e davanti c'erano gli altri strumenti, fino a finire nella parte proprio anteriore dell'orchestra con i violini, con i flauti, gli ottavini e così via. Una cosa simile capitò con le jazz e blues band, ovvero di mettere dietro gli strumenti che facevano un po' più confusione, tra parentesi, quindi gran cassa rullante, e tromboni, bassi tuba,
trombe e tutti questi strumenti diciamo forti dal punto di vista musicale. Poi davanti andavano i clarinetti e ancora più davanti c'erano le chitarre e i banjo e questa è chiaramente anche il contrabbasso. Questi erano diciamo i livelli di volume dei singoli strumenti che chiaramente per poter fare in modo che il pubblico ascoltasse meglio questi suoni avevano una collocazione vera e propria. Utilizzo il termine jazz e blues band per un semplice fatto, perché negli anni 20 e negli anni 30, come sappiamo, poi come abbiamo già detto nel film The History of Robert Johnson and Delta Blues, ci fu quella dicotomia musicale dopo Kansas City, quindi ci fu quella diramazione tra blues e jazz che prima non c'era. Prima si suonava questo genere ibrido spesso fatto con 3 accordi di settima, ma che alcuni chiamavano jazz, alcuni chiamavano blues. Però resta il fatto comunque che questa tipologia di suoni resterà in auge fino a metà degli anni 50, ovvero fino al periodo in cui arrivarono gli amplificatori e chiaramente i suoni cambiarono, quindi ci furono le prime chitarre elettriche, ci furono le prime tecniche di amplificazione di tanti strumenti e quindi un po' questo discorso cadde. Ancora oggi è in auge in alcuni club dove si vuole riportare un po' a quel suono vintage utilizzando appunto queste tematiche di un passato, quello di spostare appunto gli strumenti. Chiaramente non ci sarà il riverbero, non ci sarà nulla, i suoni saranno secchi, puliti, ma chiaramente saranno più vintage e ripercorreranno meglio quello che era il discorso proprio delle jazz e blues band dell'epoca. Buona musica! I seen my woman at a party. Captain wants you to sing for him. Come on, we'll take your chains off. Le immagini che abbiamo visto rappresentano molto la situazione dei neri d'America dall'inizio del secolo in avanti. Quel giovane Led Belly costretto ai lavori forzati che poi viene chiamato dal governatore Neff a cantare una canzone e viene ripagato con mezzo sigaro buttato per terra, proprio rappresenta il disprezzo della razza bianca nei confronti della razza di colore, che era una delle situazioni comuni nel profondo sud. E comunque ci sono centinaia di canzoni che parlano proprio del galeotto, il blues del galeotto, il blues del carcere, il blues del carcerato, la prigionia, la cella, i giudici, il governatore, questa giustizia sommaria dove nella migliore delle ipotesi l'uomo di colore veniva condannato ai lavori forzati, se non peggio. Quindi sono tutte tematiche che fanno un po' parte di quello che è il costume legato all'epoca, dove i governatori erano eletti dalle razze bianche, dove i giudici eletti erano proprio anch'essi provenienti dal volere popolare bianco e mai dai neri, che chiaramente non avevano diritto di voto. Pertanto era una giustizia sommaria quando c'era, perché in alcuni casi neanche si può parlare di giustizia sommaria perché proprio i processi non venivano fatti, venivano sbattuti dentro e basta. C'è un episodio particolare di Led Belly dove lui racconta di essere stato rapinato, c'erano delle persone che vedevano che lui aveva con sé una tinozza e pensavano che lì dentro ci fossero dei soldi o del whisky, mentre in realtà era vuota. Lui fu accoltellato, lui grondante di sangue andò alla polizia, la quale gli rispose: è meglio che te ne vai, perché non avrebbero preso neanche la denuncia di un uomo di colore. Quindi questo rappresenta un po' tutto. Io ho trovato qualche brano che parla proprio di carcere, non di governatori, di giudici. Su quel punto di vista ci sono tantissimi altri brani, ma sui carceri ne ho trovati 4 in particolare veramente molto molto interessanti, i quali rappresentano proprio il modus vivendi di queste popolazioni assoggettate chiaramente alla legge del più forte, che era appunto l'uomo bianco. Il capo sceriffo è stato qui, ha preso la mia ragazza e se n'è andato. Il capo sceriffo è stato qui, ha preso la mia ragazza e se n'è andato. Dico che mi ha lasciato a gemere. Sì,
Sono tutto solo. Ascolta, mister, che cosa hai fatto alla mia ragazza? Voglio solo sapere se hai fatto del male a qualcuno. Se l'hai portata via in quella prigione della grande roccia. Se l'hai portata via in quella prigione della grande roccia. E quella mora era così cattiva che nessuno volle pagarle la cauzione. Che cos'è che ha oggi il mio uomo? Che cos'è che ha oggi il mio uomo? Gli ho chiesto se mi amava, Dio, e se n'è andato. Il penitenziario sarà la mia casa. Il penitenziario sarà la mia casa. Perché il mio uomo mi ha maltrattato, Dio, è stato ingiusto con me. Per colpa dell'uomo che amo, Dio, finirò ammazzata. Per colpa dell'uomo che amo, Dio, finirò ammazzata. Perché l'amore è una faccenda che ha fatto morire molte povere ragazze. Io ti amo, Lennon, Dio, e tu non vuoi rigar dritto. Io ti amo, Lennon, Dio, e tu non vuoi rigar dritto. Se continui a scherzare con le donne, ti sveglierai nella tomba. Sono stato in prigione a lavorare per 30 lunghi giorni. Sono stato in prigione a lavorare per 30 lunghi giorni. E quella donna ha detto di amarmi. Ma non ho potuto vederla in viso. Guardai fuori dalla finestra, vidi l'uomo dalla lunga catena. Oh, viene a chiamarci, ragazzi, per nome, uno ad uno. Mi porterà via da qui, a Nashville, Tennessee. Mi riporterà, ragazzi, proprio dove vivevo una volta. Ricevetti una lettera da casa. Sapete che diceva? Diceva: figlio, vieni a casa dalla tua donna, è malata e sta quasi per morire. Il giudice mi ha condannato, ragazzi, da 5 a 10 anni. Perché il giudice mi ha condannato, ragazzi, da 5 a 10 anni. Vado via, vado da quella donna. Tornerò subito indietro. 30 giorni nella casa di lavoro. 6 lunghi mesi in prigione. Mi hanno cacciato nei guai. Nessuno mi ha pagato la cauzione. Quando un uomo si mette nei guai, tutti gli voltano le spalle. Ora mi tengono in prigione e mi manderanno a Dart's Island. Se avessi fatto quello che diceva la mia ragazza oggi, non sarei qui. Non sarei a Rikers Island, con 6 lunghi mesi da scontare. Per favore, signor carceriere, vieni ad aprirmi la porta. La prigione è piena di blues. E si sono abbattuti tutti su di me. Sono un prigioniero che lavora sodo, mandato qui senza processo. Sono un prigioniero che lavora sodo, mandato qui senza processo. Ho l'angoscia nel cuore per dover restar qui così tanto tempo. Got My Mojo Working è un brano classico dell'antologia blues, interpretato da tantissimi artisti, scritto da Preston Red Foster, che è un personaggio secondo me molto interessante perché ha scritto diversi brani che poi sono entrati negli standard blues, per così dire. Interpretato per la prima volta, pubblicato nel 1957 da Ann Cole, poi fu ripreso e portato al successo, alcuni dicono nel 1957
in una versione precedente, altri dicono nel 1960, sempre da Muddy Waters per conto della Chess Record, che era una grande etichetta discografica di Chicago che tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60 produsse la stragrande maggioranza del blues che ancora oggi noi ascoltiamo, ovvero quei capisaldi del Delta Blues che poi furono trasportati a Chicago, li ritroviamo in chiave elettrificata, quindi delle versioni moderne dei classici del Delta Blues degli anni 30, degli anni 40, con innovazioni musicali, quindi si darà spazio a tutte le tipologie di musicisti blues, quindi anche agli organisti Hammond, quindi anche ai pianisti, tante situazioni diverse e differenti, ma che comunque comporteranno un'ascesa fenomenale nell'ambito della discografia, non solo della musica nera, ma della musica internazionale, appunto del blues. Ma questo mojo è un termine che purtroppo, per fortuna, arriva da un'altra cultura, come capitava, come dicevo già in passati video, parlando della musica cubana o della musica brasiliana in genere. Tanti termini arrivano direttamente dall'Africa. Arrivando dall'Africa chiaramente hanno un significato, sono spesso legati alla vera e propria magia africana. E il mojo è un amuleto vero e proprio, è un sacchetto che contiene determinate cose, pietre, erbe, tante cosine che hanno subito una purificazione o un rituale e poi vengono date al soggetto che è interessato proprio a quelle tipologie di azioni magiche, per poter, quasi come fosse una sorta di rito apotropaico nell'indossare questo monile o mettere in tasca questo sacchetto, per avere magari a disposizione più fortuna, amore e salute e tutte le cose che sono legate comunque a quelle tematiche popolari. Bene, e il mojo principalmente significa questo. Poi dal 1900 ci fu l'evoluzione, perché non sempre mojo significa amuleto o rito magico legato al voodoo, legato anche alla santeria del Centro America. Potrebbe significare dal 1900 in poi anche l'organo sessuale maschile. Quindi c'è questo doppio senso che va tante volte a essere frainteso, e quindi ci troviamo dinanzi ad un testo come quello che era appunto il Mojo Working, dove Muddy Waters dice proprio: sto usando il mio mojo, ma con te non funziona. Vado fino in Louisiana a cercarne un altro, che prima o poi questo mojo funzionerà con te e con tutte le altre ragazze. Quindi l'allusione sessuale è molto molto ampia in questo brano, lasciando però intendere anche come ci sia dietro una sorta di formula magica collegata anche al rito della sessualità, perché sappiamo benissimo che il rito della fertilità, che troviamo anche nella santeria cubana, nelle dottrine Yoruba che arrivano dalla parte centro-occidentale dell'Africa, la cerimonia della fertilità è una delle cerimonie principali a livello antropologico proprio di queste popolazioni, e chiaramente sono state apportate in America. Resta celebre la versione live di Mojo Working di Muddy Waters del 1966. Quindi mojo, doppio significato per un grande genere musicale che è appunto il blues. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, serve tutto per far crescere un po' la nostra ricerca musicale. A presto! John Henry was a little baby boy sitting at home on his mother's knee, trying that pigeon tongue. Walter E. Lewis, meglio conosciuto come Fari Lewis, nacque a Greenwood il 6 marzo del 1893. Furry non era il suo vero nome chiaramente, e venne affibbiato allo stesso da parte dei suoi amici nel corso dei primissimi anni del Novecento. E inizia a suonare già dalla tenera età l'armonica a bocca, ma poi passa chiaramente alla chitarra. Non era una chitarra normale, convenzionale, ma era una chitarra che egli stesso si era autocostruito.
Si dice che all'epoca il suo mentore fosse un tale Blind Joe, ma poi chiaramente iniziò ad esibirsi con le varie carovane che andavano in giro per il sud a vendere farmaci e spettacoli a buon prezzo, dove conobbe W.C. Handy, il quale, vista la bravura alla chitarra che aveva questo giovane ragazzo, gli regalò una vera e propria chitarra convenzionale, una Martin. Well, I'm gonna give y'all one of the old engineers, Casey Jones. You know, I had the call for to play this here for you all night, and I'm just gonna play it. And I hope everyone will enjoy it all over the world. Will enjoy Casey Jones, the old engineer, kind of old like myself. I woke up this morning with a shower of rain. Around the curve was a passenger train. Under the bottle was a hobo Johnny, the good old hobo, but it's dead and gone, dead and gone. He's a good old hobo, but it's dead and gone. Nel corso degli anni ebbe modo di esibirsi e conoscere personaggi del calibro di Blind Lemon Jefferson, il personaggio che poi fu accompagnato per diversi anni proprio da Led Belly, e non solo, anche altri artisti come Memphis Minnie, che poi ritroveremo in gran fervore nella metà degli anni 50 con i suoi successi discografici, e perché no, anche Gus Cannon, che già nei primissimi anni 20 aveva formato la sua Jukes Band. E su Gus Cannon bisognerà fare uno studio a parte, perché fu un uomo che riuscì a improntare tutto il discorso legato al kazoo in maniera diversa, inserendolo in un bicchiere di whisky e creando chiaramente più sonorità, soprattutto per le note basse. Dopo il 1923 ebbe la svolta lavorativa, perché fu assunto all'ufficio sanitario di Memphis, dove lavorò per circa 43 anni. E chiaramente in questo periodo non fece grandi performance, qualche raro concerto, ma nessuna registrazione. La cimice maligna è proprio malvagia, non ha buone intenzioni verso di me. La cimice maligna è proprio malvagia, non ha certo buone intenzioni verso di me. Pensa che io sia disposto a stare con lei e mi prende per una testa di legno. Mentre ero a letto ieri sera mi domandavo come fa a dormire un pover'uomo. Mentre ero a letto ieri sera mi domandavo come fa a dormire un pover'uomo quando una ti tiene la mano mentre l'altra ti sta sui piedi. La cimice è grossa come un asino, ti morde e sta ritta sogghignando. La cimice è grossa come un asino, ti morde e sta ritta sogghignando. Si tracanna tutto il veleno per cimici, poi torna e ti morde di nuovo. Ho dovuto stare alzato tutta la notte. I miei piedi non riescono più a sentire il pavimento. Sono stato alzato tutta la notte. I miei piedi non riescono più a sentire il pavimento, perché la cimice maligna mi ha detto che non posso più vivere lì. You know, I had a girl in Brownwood, Tennessee, you know, I don't know, we just couldn't get along. And I haven't seen her in about 45 years, and I think I'd take you all to Brownwood where she is. I'm going to Brownwood, I'm going to take that right-hand road. And I'm going to Brownwood, I'm going to take that right-hand road. And I'm gonna take that right-hand road. Lord, I ain't gonna stop walking till I get my baby goes. And that woman I love ain't got great long curly hair. Father, do not lie me there. I'm gonna write me. Nel 1960 ci furono
delle evoluzioni dal punto di vista musicale. Perché? Perché chiaramente la discografia richiedeva un revival musicale, quindi sia le musiche folk che blues incise tra gli anni 20 e gli anni 30 vennero riproposte soprattutto da case discografiche come era appunto la Victor, che tirò fuori i loro classici già incisi in passato e ne registrarono fortunatamente di nuovi. Grazie al produttore Samuel Charters fece delle belle registrazioni di qualità audio veramente molto elevata, tant'è vero che su queste registrazioni si sente proprio lo slider battere sui tasti della chitarra, si sente proprio la mano sbattere su il corpo della cassa armonica, e hanno regalato delle grandi registrazioni che sono ancora oggi molto attuali. Il suo genere è molto scarno dal punto di vista canoro, che poteva sembrare per alcuni un male, invece è stato il bene assoluto, perché con questa tipologia di canto che era proprio identica alla musica rurale degli anni 20, degli anni 30, con delle leggere imperfezioni, crearono proprio questo connubium quasi perfetto nella sua musica, accordature chiaramente sempre aperte, molti brani registrati proprio con parole e musica proprie, più dei veri e propri classici. Era un uomo che riusciva a spaziare perfettamente nel suo stile in un'unica via, quella del misto tra blues e finger picking tipico del folk, quindi miscelare insieme diverse tematiche musicali creandone una unica propria. Sempre grazie alla riscoperta degli anni 70 di questo grande artista, un po' impiegato, un po' bluesman, vediamo che il bluesman arriva anche nel cinema, grazie ad un film di Burt Reynolds dove appunto Farrell Lewis partecipa. Nel 1976 la cantautrice statunitense Joni Mitchell fece una cosa molto piacevole, ovvero dedicò una canzone proprio a Farrell Lewis. Perché? Perché la riscoperta di questo personaggio fece riscoprire un modo di pensare, un modo di vivere puro, senza tanti fronzoli, per così dire, per utilizzare un termine odierno. E il brano di Joni Mitchell si intitolava Farrell Sings the Blues. E qui già il titolo di per sé è già un viaggio musicale vero e proprio. Chiaramente poi dalla metà degli anni 70 in poi ebbe la fortuna di aprire dei concerti a Rolling Stone, fare anche delle belle tournée, ma poi chiaramente verso la fine degli anni 70 l'età era molto alta e si spense definitivamente a Memphis il 14 settembre del 1981. Hey, I just can't no fun. I'm gonna pick John Henry. John Henry was a little baby boy sitting at home on his mother's knee, trying that big gentle on that YMV. It's gonna be death of me, Lord knows it's gonna, baby, it's gonna be the death of me, Lord knows, boy, it's gonna. John Henry told his captain one day, says the man ain't nothing but a man. Questa non è la semplice storia di un bluesman, non è la semplice storia di un barbiere e non è la semplice storia di un attivista per i diritti dei neri nel Mississippi. Questa è la storia di Wade Walton, il barbiere del blues. Big Six Barbershop, questo è il nome della sua attività, che non era semplicemente un'attività di barbiere, ma era anche un'attività culturale, perché al suo interno ospitava bluesman, musica, tant'è vero che alcune sue registrazioni vennero effettuate proprio all'interno del salone. Un salone storico che poi fu anche la dimora di W.C. Handy e chiaramente entrò
nella miriade di stelle del blues grazie alle sue singolarità, oltre che alla conoscenza proprio con dei grandi bluesmen dell'epoca. Molti bluesmen frequentavano il suo negozio al numero 304 di 4th Street, Muddy Waters, Howlin' Wolf e tanti altri andavano da lui per ritoccarsi il taglio dei capelli, ma anche per parlare di musica e, perché no, anche suonare. Restò al numero 304 di 4th Street fino al 1989, poi chiaramente si spostò. Si spostò come capita in tutti i negozi. Dopo un periodo di attività, magari abbastanza lungo, può capitare che per svariate vicissitudini si decida di spostare questo negozio che, ripeto, non era semplicemente un negozio, ma entrò nella leggenda del blues perché all'interno si potevano ospitare anche concerti, si parlava di blues. C'era una sorta di museo vero e proprio con chitarre appese, foto di vecchi bluesmen e quindi era ormai un centro di aggregazione per tutti gli amanti della cultura nera in genere. Con il passaggio poi al 317 di Issaquena Avenue, dove appunto anni prima abitò W.C. Handy, e quindi già di per sé è una situazione molto particolare perché proprio in quella via troviamo due targhe, la prima che è quella dove si parla della casa di W.C. Handy e poi chiaramente quella del barber shop del bluesman Wade Walton, che trasferì lì la propria attività appunto dal 1989. Oltre a questo, a fomentare ancor più la leggenda di questo strano attivista dei neri, di questo strano barbiere, di questo strano bluesman, oltre al fatto di suonare indistintamente chitarra, armonica e così via, c'era una peculiarità che lo contraddistingueva da tutti gli altri bluesmen esistiti in precedenza, perché lui con il suo rasoio riusciva a suonare la chitarra. Quindi capite che già andiamo oltre il semplice bottleneck o collo di bottiglia, qui si prendeva uno strumento di lavoro di un barbiere, come appunto era Walton, e lo si applicava nella chitarra. Quindi si andavano a percuotere le corde proprio con il rasoio che lui utilizzava per fare le barbe. Da qui la leggenda fu alimentata ancor più. Le sue prime registrazioni arrivano nel 1960, proprio nella sua vecchia residenza lavorativa, ovvero del Big Six Barber Shop, come dicevamo, al numero 304 di 4th Street. Dal 60 al 62 si ebbero tante registrazioni. Chiaramente lui tendenzialmente era un interprete del panorama blues del Delta, come tanti altri, però ebbe la fortuna di scrivere 3 brani che poi giustamente sono arrivati anche ai giorni nostri, grazie a dei produttori discografici che hanno avuto quella sensibilità di registrare proprio Walton e le sue composizioni. Pensate che quest'uomo arrivò a suonare nei King of Rhythm insieme ad Ike Turner, quindi non era semplicemente un musicista da 4 soldi o un hobbista, dato che riusciva a suonare con band importanti. Poi chiaramente, come dicevo prima, il patrocinio dei grandi bluesmen fu fondamentale nel creare questa leggenda del barbiere del blues. Perché questo locale, il Big Six Barber Shop, era patrocinato da Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, lo stesso Howlin' Wolf che tornava spesso a Memphis, e Allen Ginsberg, quindi personaggi molto noti della Chicago Blues che tornando nel Delta, tornando a Memphis, passavano quasi obbligatoriamente in questa sorta di trapici santuario del blues. Oltre a questo, la sua terza attività, non ultima chiaramente, per alcuni è ricordato molto più per questo che per altre, ma dato che noi parliamo di blues lo ricordiamo soprattutto per le tematiche blues che ha portato avanti in tutta la sua vita. Lui era un attivista delle NAACP, che era una sorta di associazione che curava gli interessi e i diritti dei neri d'America. Questa attività legata proprio ai diritti umani
non poteva che far breccia ancora di più nel cuore dei bluesmen, perché portava avanti sia la cultura nera e sia anche dal punto di vista sociale i diritti dei neri, quindi andavano un po' a collimare insieme queste due cose: da una parte la tutela dei diritti e dall'altra la tradizione che lui portava avanti reinterpretando grandi classici del blues, come poteva essere Blues Stay Away From Me, che sta andando in sottofondo con l'armonica a bocca proprio suonata da Wade Walton nel 1962, registrata presso il suo Big Six Barbershop. E poi appare anche in un documentario del 1975 dove si parla di Delta del Blues, un docufilm di Bill Ferris che all'epoca girò molto negli stati del sud e fu conosciuto da tanti musicologi che attinsero da questo documentario tante notizie, tante nozioni su questa grande storia del blues del Delta. Come dicevo prima, lui scrisse 3 brani che sono arrivati ai giorni nostri. Il primo, The Blues of Wade Walton, il secondo, Barbershop Rhythm, e il terzo, Shake 'Em On Down. Wade Walton morì il 10 gennaio del 2000, ma ancora oggi il suo negozio è nel cuore di tutti i bluesmen. Chesney Harry Baker Jr., meglio conosciuto come Chet Baker, nasce il 23 dicembre del 1929 a Yale, in Oklahoma. Chiaramente poi in tenera età si trasferisce con la famiglia, perché lui è stato un uomo che ha girato sempre e comunque, oltre che gli Stati Uniti, anche l'Europa e il mondo. Si trasferisce in California. In California arriva il primo input, il primo incipit con il mondo della musica. Perché? Perché inizia a cantare nelle chiese, e il canto, oltre al suo strumento che chiaramente lo renderà famoso, lo accompagnerà per tutta la vita, tanto è vero che in tantissime opere musicali di Chet Baker c'è sempre almeno un brano cantato. Questo significa che comunque lui al canto ha dato sempre importanza, oltre che nelle interpretazioni, come vedremo poi capiterà con Gerry Mulligan, anche in brani propri, quindi diventa una sorta di cantautore a tutto tondo con la versatilità tipica proprio del jazz e dell'improvvisazione. Quindi una dicotomia in questo personaggio si crea già dall'inizio. Chiaramente l'impronta musicale, quella importante, arriva quando si arruola per la prima volta nell'esercito. È il 1946 e inizia a suonare la tromba nella banda della 298esima armata dell'esercito statunitense. Tornato dall'esercito nel 1948 si esibisce chiaramente come tutti i jazzisti dell'epoca nei vari jazz club che chiaramente spopolano in tutti gli Stati Uniti. Dall'arrivo del jazz a New York, poi chiaramente questa malattia del jazz che inizia già nei primissimi anni 30, alla fine degli anni 20, arriva un po' in tutti gli Stati Uniti e da lì chiaramente in tutto il mondo. Nel 1950 si arruola nuovamente nell'esercito e continua a suonare jazz nei club. Nei primissimi anni 50 suona con il sassofonista Stan Getz, che poi rivedremo anche in una grandissima opera al Carnegie Hall insieme a Georges Gilberto, e nel 1952 viene scelto da Charlie Parker per suonare nella sua band. Suona anche con Gerry Mulligan, una band chiaramente un po' diversa dalle solite. La band di Gerry Mulligan è particolare perché non c'è più la base armonica completa come avviene in tantissime altre jazz band.
Manca il piano, manca la chitarra, c'è il basso, c'è il sax baritono, c'è la tromba e c'è la batteria. Alcuni arrangiamenti del genere li ritroveremo poi con Thelonious Monk negli anni 60, dove ci sono proprio dei fraseggi dove c'è contrabbasso, sax e batteria solamente. Da questo punto di vista dell'arrangiamento è arrivato prima anche del grande Thelonious Monk. Chet Baker non è stato soltanto un grande musicista, un grande trombettista, acclarato e gli viene riconosciuto in tutto il mondo. Ci sono altri aspetti della sua carriera da valutare, ad esempio il fatto che era anche un bravissimo cantante. Non tutti apprezzano magari fino in fondo le capacità vocali di Chet Baker, però è stato anche un bravissimo cantante, ci sono degli album che lo dimostrano, Chet Baker Sings. E poi il suo rapporto con il cinema. Chet era molto bello, veniva soprannominato l'angelo quando era giovane, e questa sua fisicità, questa sua bellezza fisica lo ha portato anche al lato della musica. Per esempio, molti si sono chiesti, avrebbe potuto avere una carriera come attore? Avrebbe, chissà, al di là delle doti recitative. Hollywood si era accorta di lui e nel 1955 fu chiamato a interpretare un film che si intitola Hell's Horizon. 1955, Chet somigliava un po' a James Dean, quindi è proprio l'anno in cui James Dean morì, magari cercavano un sostituto o un erede. Comunque andò come andò, non si sa per quale motivo, lui preferì la vita del musicista, una vita che lo ha portato poi a pellegrinare in tutto il mondo, e proprio qui in Italia ritrova comunque anche il cinema. Siamo nel 1959, Chet a quel tempo era proprio nel pieno dei suoi problemi con la droga. Vagava qualcuno, uno dei musicisti che ha suonato con lui lo ha definito un vampiro che durante la notte vagava con la macchina per la costa tirrenica in cerca di una farmacia che gli vendesse quel medicinale che aveva effetti importanti, diciamo così, come una droga, e il Paflum. E quindi Chet Baker si ritrova anche a fare i conti con il nostro cinema, quello di Cinecittà. Lui accettava qualsiasi cosa per tirar su un po' di soldi che gli servivano per comprarsi la droga. Quindi lo vediamo, per esempio, nel 1959 in un musicarello, diretto addirittura da Lucio Fulci, Urlatori alla sbarra. Un film dove ci sono i giovanissimi Mina e Adriano Celentano, un film che segna il debutto di un altrettanto giovanissimo Lino Banfi, e dove appare anche questo trombettista americano un po' svagato, un po' fuori di testa, così, un po' distratto, se stesso. Noi vediamo che suona la tromba in una vasca, per esempio, dopo una vasca da bagno, dopo una festa. E poi ancora possiamo sentire la sua musica, molto bella, in un film del 1960 che si intitola L'audace colpo dei soliti ignoti, quindi è il sequel del film di Monicelli, Soliti Ignoti, molto bello, con Nino Manfredi, con Gassman, e che vede appunto la colonna sonora di Chet Baker. Quando parte la sigla iniziale sentiamo la sua inconfondibile tromba che ci ha ammaliati tutti. L'angelo. Continua ad esibirsi in diversi jazz club e da lì a poco ottiene un contratto con la celebre etichetta jazz Pacific Jazz Records. Poi diventa famoso anche con l'interpretazione di My Funny Valentine nel primo LP di Jerry Mulligan, Quartet. E poi chiaramente c'è la svolta europea, incontrando e suonando con molti musicisti italiani come il maestro Ezio Leoni, Franco Cerri, Fausto Papetti, Luca Flores e Piero Umiliani. A metà degli anni 60 iniziano i problemi con la droga. Perse i denti anteriori, da lì la tromba chiaramente a livello tecnico non si può suonare. Se mancano i denti non c'è quell'impostazione del labbro e chiaramente non si riesce a suonarla. Si mette a fare il benzinaio. Una volta alla pompa di benzina incontra casualmente Dizzy Gillespie, il grande jazzista americano che poi avrà anche altre attività legate non solamente al jazz ma anche alla world music. Basta ricordare il periodo cubano degli anni 50 dove incontra Gianno Pozzo, e Dizzy Gillespie gli dà un aiuto innanzitutto umano ma anche economico per rimettersi i denti. In questo modo Chet si ributta nella mischia
impara nuovamente a suonare la tromba, ma con la dentiera, quindi con molta più difficoltà, e da lì aggiunge anche il flicorno, quindi 2 strumenti più il canto. È il 1960 e siamo in Versilia. È l'anno della dolce vita, è la Versilia raccontata da film come Il sorpasso di Dino Risi, la Versilia della bussola e dei tanti locali alla moda. E in quella Versilia una delle star è proprio Chet Baker, che suona nei locali migliori. Si sposta fra Lucca, dove vive, e la Versilia. E proprio a Lucca gli succede qualcosa di brutto, perché viene trovato nella toilette di una stazione di servizio. Viene trovato incosciente, con una siringa, con un braccio sanguinante. Ci sono tante testimonianze diverse fra loro. Comunque viene trovato praticamente privo di sensi e viene arrestato, perché la droga allora era anche qualcosa di sconosciuto, come disse Oriana Fallaci, che ne prese le difese. Così Chet Baker fu arrestato e qualche settimana dopo fu processato, e fu un fatto rilevante. Lucca era piena di gente, non solo appassionati di musica, ma anche persone normali che venivano per vedere questo personaggio, l'angelo come era chiamato. Ci fu un processo nel quale Chet Baker fu condannato a 16 mesi di carcere, da scontarsi nel carcere di San Giorgio a Lucca. Lucca, per chi la conosce, lo sa benissimo, per chi non la conosce, lo diciamo, è una città piccola cinta da mura, il carcere è proprio a ridosso delle mura. E qui Chet Baker chiedeva di poter suonare la tromba, però gli veniva negato. E allora, richiesta dopo richiesta, alla fine un giudice acconsentì che lui potesse suonare la tromba in carcere, però soltanto per 5 minuti 2 volte al giorno. E allora Chet Baker suonava per questi 5 minuti 2 volte al giorno, e la gente si assiepava sulle mura per sentirlo suonare, perché era uno spettacolo, era una cosa meravigliosa, era questa musica divina che per pochi minuti, anche se poi pare che in realtà anche dentro il carcere le guardie chiudessero un occhio e lo facessero suonare di più, la magia della sua tromba si spandeva per tutta la città. Questo è l'episodio dell'arresto e della detenzione di Chet Baker a Lucca fra il 1960 e il 1961. È ancora la stessa vecchia storia, una lotta per l'amore e la gloria, caso di vita o di morte. Il mondo sarà sempre il benvenuto, amanti. Dopo si trasferisce a New York, conosce il musicista inglese Elvis Costello e con lui fa una collaborazione molto molto interessante. Poi arriva in Europa, amici ad Amsterdam, amici in Italia, suona un po' in tutta Europa. Nei primissimi anni '80 incontra il celebre pianista jazz italiano Enrico Pierannunzi e conosce anche il flautista sempre italiano Nicola Stilo. Con loro inizia una buona collaborazione. Tant'è vero che Chet Baker tra Francia, Paesi Bassi e Italia terrà tantissimi concerti proprio negli anni '80. La depressione e i problemi con la droga comunque faranno sempre parte della sua seconda parte della carriera, non la lascerà quasi mai e, come capita a tanti altri artisti, ha una fine molto brutta, la stessa che capitò al cantante portoricano Héctor Lavoe. Cadde dalla finestra di un hotel. Ancora sul rapporto fra Chet Baker e l'Italia e i musicisti italiani. Per gli americani Chet era solo un drogato. Qui in Italia invece pensavano che fosse un grande artista con un grande problema. Era un uomo che aveva bisogno di aiuto. Qui da noi trovò un sacco di amici che capivano la sua fragilità, la sua timidezza, il suo dramma interiore. Era così dolce quando suonava, era così misterioso. In qualche modo riusciva a esprimere con poche note il dilemma della vita. In Italia siamo più sentimentali e lo capivamo meglio. Queste sono parole di un grande musicista, di un grande pianista, di Enrico Pierannunzi. E con queste un brindisi a Chet Baker. L'hotel era il Prince Hendrik di Amsterdam ed era il 13 maggio del 1988.
I Medicine Show sono una tematica molto particolare nella tessitura storica del blues. Forse è la parte meno nobile e più affarista appunto del blues stesso, perché chiaramente i musicisti devono pur vivere e non si campa di soli applausi. Gli applausi chiaramente non riempiono neanche lo stomaco, quindi tanti bluesmen si riciclarono in questi particolari spettacoli, garantendosi comunque un compenso anche per più volte al giorno, dato che gli spettacoli erano itineranti e venivano replicati anche più volte al giorno. Questa tipologia di spettacoli imperversa nelle parti rurali degli Stati Uniti, perché chiaramente nelle città non servivano queste cose, nelle città c'era già tutto, mentre nei posti più lontani, più rurali appunto, tanti prodotti, tanti farmaci, tante cose non arrivavano. Arrivava qualcosa negli empori, ma chiaramente non era quella diffusione capillare che potevano avere nelle città. L'origine del Medicine Show però non è statunitense come tanti pensano, e i Medicine Show sono un'idea europea, un'idea italiana, francese, tedesca, dove tanti affabulatori giravano per i piccoli paesini, i piccoli centri molto lontani dalle grandi città, per vendere dei prodotti, per vendere degli unguenti, tutte queste cose qui. Una prova ce la dà un compositore italiano dell'Ottocento, che era Gaetano Donizetti, che nel 1832 pubblica per la Ricordi un'opera molto importante che si intitola L'Elisir d'amore. E il libretto di Felice Romani presenta un'aria baritonale molto interessante che si intitola Udite, udite rustici. È l'aria baritonale più famosa insieme a quella di Figaro nel Barbiere di Seviglia di Rossini. E il personaggio, questo baritono, è il dottor Dulcamara. Chi è il dottor Dulcamara? È un affabulatore, è colui che cerca di vendere questa boccettina miracolosa di questo elisir che risolve tutti i problemi, sana da ogni malattia, da ogni infezione, da ogni problema, addirittura ingerendola si può anche trovare marito addirittura con questa pozione. Era uno spaccato dell'epoca, perché nella prima metà dell'Ottocento imperversavano questi affabulatori che andavano in giro a vendere prodotti medicinali nei piccoli paesini dove c'era l'ignoranza, dove la gente non conosceva nulla, e questa gente faceva chiaramente del business con questi medicinali di dubbia provenienza e di dubbia efficacia. Poi chiaramente con il trasporto via nave di tanti lavoratori, di tante persone, dei ceti meno abbienti dell'Europa verso gli Stati Uniti, cambiò nome, diventò show, Medicine Show, perché chiaramente era dall'italiano all'inglese o dal francese all'inglese che mette c'è questa variazione e si trasforma tutto in spettacolo, quindi show, che è proprio una parte importante del DNA proprio degli abitanti degli Stati Uniti. L'imbonitore trasferitosi diciamo negli Stati Uniti oppure nativo degli Stati Uniti, che ha ripreso questa tradizione già a metà del 1800, era di solito una persona ben vestita con tanto di cilindro e presentava quei suoi prodotti. Però per rendere più appetibile la presentazione spesso si avvaleva di collaboratori. Le cose che andavano per la maggiore erano incontri di lotta, incontri di pugilato, attori che recitavano dei brani di solito di Shakespeare e chiaramente i musicisti. Però musicisti non solamente come siamo abituati oggi a pensare musicisti blues, il bluesman, quello che fa il Medicine Show, assolutamente no. Non è così che andava. Non è così che andava per un momento storico particolare, per una tipologia di musicisti che avevano a disposizione questi imbonitori, e li andiamo brevemente a vedere. Innanzitutto si trovavano musicisti polacchi, ungheresi, si ascoltavano molte polche, tant'è vero che poi nel mio film di Robert Johnson parlo proprio che Robert Johnson suonasse anche la polca, ed è vera questa cosa. Però nei Medicine Show erano tanti artisti zingari, c'erano tanta gente europea, tanti italiani anche, e chiaramente lì si suonava un po' di tutto, dai vari vagabondi che trovavano in giro che proponevano il country and western classico dell'Ottocento, fino a tanti brani di polka o addirittura di musica classica, suonati magari con un violino, con uno strumento classico.
si creavano questi piccoli intermezzi. Poi chiaramente nel 1890 arriva il ragtime. Il pianista già era conosciuto nel country and western, vi ricordate? Non sparare al pianista nei saloon, era diventata proprio una scritta quasi goliardica, però con il ragtime il pianista riprende nuovo vigore. Chiaramente parlo di pianista perché ci sono dei rarissimi bluesmen che erano considerati degli ottimi suonatori di ragtime con la chitarra, ma il ragtime resta più, a mio avviso, più legato al pianoforte. Serviva anche un pianoforte con un suono molto metallico, quindi è più legata a quella tipologia di strumento, come può essere la chitarra classica nella bossa nova, per dire. E chiaramente si andò ad inserire anche il ragtime e il jazz leggermente dopo, e poi oltre a questo arrivarono anche alla fine dell'Ottocento anche i bluesmen che facevano dei piccoli interventi, spesso con cigar box, raramente con chitarre perché erano molto costose e difficili da trovare, e allora diventava un'offerta variegata nel Medicine Show, dove c'erano tantissime attrazioni. Poi ci fu un'altra evoluzione importante quando poi si va a raffinare l'evento musicale. Chiaramente si cominciano a creare dei nomi importanti che prenderanno le basi proprio da questi Medicine Show e poi inizieranno a incidere i dischi. È il caso di Memphis Minnie, è il caso di Gus Cannon, è il celebre suonatore di banjo, è il caso di Forey Lewis, e ci sono tanti artisti che chiaramente hanno avuto modo di lavorare, guadagnare soldi e poi avere anche delle incisioni. Se non ci fosse stato il Medicine Show, chiaramente questa gente non sarebbe esistita. Poi per quello che riguarda proprio il jazz e il blues, chiaramente venne monopolizzato proprio dalla gente nera, perché chiaramente era quella che costava anche meno, diciamo, a livello di ingaggio. Più medicinali si vendevano, più soldi c'erano da dividere con i musicisti, e chiaramente se il musicista ghettizzato di colore è presente prende meno di un musicista bianco, perché il problema del razzismo negli Stati Uniti è stato veramente forte fino agli anni 60, anche se è ancora in parte presente, ma all'epoca era veramente proprio molto molto pregnante di quella cultura dell'epoca. Oggigiorno troviamo tanti musicisti che dicono di suonare Medicine Show, ovvero si rifanno al Medicine Show e quant'altro, ma forse è uno spacciarsi più per Medicine Show, perché suonare quella tipologia di musica è un po' difficile. Per fare Medicine Show dovresti fare polka, jazz, blues, country and western, e chi ne ha più ne metta. Non basta prendere uno strumento da un home, una washboard, un wash bass come lo chiamo io, il cosiddetto bidofono, e dire faccio Medicine Show. No. Poi tanti addirittura fanno swing, fanno bebop, che culturalmente e storicamente arrivano ben dopo, dagli anni 30 in poi, quindi parlare di Medicine Show resta molto aleatorio dal punto di vista musicale, non c'era una connotazione vera e propria. Era la stessa cosa che capitava nei cinema per neri, dove si trovavano dei musicisti pagati poco, chiaramente, che non erano gli stessi musicisti che suonavano nei cinema per bianchi, perché chiaramente il film muto necessitava di una colonna sonora. Erano sempre gli stessi uomini neri, c'erano zingari, c'erano ungheresi, polacchi, e quindi si andava a creare una mescolanza musicale veramente molto molto strana. Quindi non si può dire che nei cinema muti per neri c'erano esclusivamente bluesmen o uomini che suonavano jazz, ma c'erano tutte quelle altre varietà di personaggi che vengono da altre culture, che sono sempre borderline dal punto di vista sociale, come erano anche gli italiani, come dicevo prima, che vanno a creare questi tessuti musicali. Chiaramente questa parte del blues è la parte, diciamo, meno nobile, però grazie ai Medicine Show tanta musica dell'epoca è stata finanziata, sono stati pagati questi bluesmen, hanno avuto il sostentamento che cercavano, e la loro musica, grazie al cielo, è arrivata ai giorni nostri. Questo è molto importante. Magari con quei farmaci che venivano venduti la salute non migliorava, però sicuramente la cultura progrediva. C'è un capitolo proprio sul mio libro Storie e saggi della musica nera dal Mississippi a Cuba, dove parliamo proprio di questo Medicine Show. Grazie a tutti, alla prossima.
pack your suitcase, mama. I won't throw it over the fence. I'll pack your suitcase.